Ciao ragazzi! In questo tutorial introduciamo le prime 5 funzioni predefinite di Excel, quelle che io chiamo funzioni semplici, vale a dire le funzioni somma, media, max, min e contanumeri. Vediamo anche come si inseriscono velocemente le formule, talvolta evitando anche il trascinamento. Introduciamo poi, sempre per risparmiare tempo, le formule 3D ed analizziamo nella sintassi di Excel come si indicano gli intervalli di celle. Iniziamo! Prima di iniziare l'esercizio, vi voglio dire perché io chiamo queste funzioni funzioni semplici. Innanzitutto, perché hanno una sintassi molto semplice e in secondo luogo, perché sono le prime che possiamo trovare nella scheda Home, qui dove è presente il pulsante di somma automatica, cliccando sulla freccina qua a destra. Come si può notare, sono presenti tutte e 5 le funzioni menzionate, anche se la somma si può ottenere direttamente cliccando sul pulsante somma automatica, senza aprire questa tendina. Iniziamo ora il nostro esercizio. Dobbiamo analizzare la produzione del mese di febbraio 2018 calcolando il totale per settimana ed il totale per giorno, cioè vogliamo sapere quanti pezzi sono stati prodotti nella giornata di lunedì, nella giornata di martedì e così via. Iniziamo a calcolare il totale della prima settimana. Per poterlo calcolare ci si posiziona in questa cella e si preme il pulsante di somma automatica. Excel tenta di indovinare l'intervallo di celle che vogliamo sommare e di solito ci riesce. Siccome l'intervallo è corretto, premiamo Invio e la somma viene calcolata. Voglio farvi notare che nelle formule di Excel la sintassi degli intervalli è la seguente. Vengono separate la cella più in alto a sinistra dell'intervallo dalla cella più in basso a destra mediante i due punti. Quindi B3 2 punti B9 significa dalla cella B3 fino alla cella B9. Trasciniamo ora a destra la nostra formula mediante il pulsante di riempimento automatico. Cliccando in una cella qualsiasi in cui è stata effettuata la somma, vediamo che i riferimenti di cella si sono modificati e trascinando verso destra sono rimasti invariati i numeri di riga, ma è cambiata la colonna, che da B si è trasformata in E. Effettuiamo ora la somma per riga e calcoliamo i totali per giorno. Clicchiamo di nuovo sul pulsante somma automatica e premiamo Invio, poiché, come possiamo notare, l'intervallo selezionato è corretto. Trasciniamo ora la formula verso il basso e calcoliamo nella cella gialla qui in basso a destra la somma. Per formattare le celle come nelle altre colonne, utilizziamo il pulsante di copia formato. La procedura descritta è già abbastanza veloce poiché abbiamo inserito una formula, l'abbiamo trascinata a destra, abbiamo inserito una seconda formula, l'abbiamo trascinata verso il basso e poi abbiamo inserito la formula finale. Possiamo però fare molto meglio. Cancelliamo le nostre formule mediante il tasto Canc e procediamo in questo modo. Selezioniamo l'intervallo dei dati e anche quello dei totali e premiamo il pulsante di somma. Automaticamente abbiamo risolto l'esercizio con un solo clic. Vi voglio far notare anche un'altra caratteristica di Excel molto comoda e che pochi notano. Quando selezioniamo un intervallo, qui in basso ci viene già data la media dei dati presenti nell'intervallo, il conteggio, cioè quanti sono, e la somma. Infatti la somma corrisponde al nostro 105 e se selezionassimo tutti i dati, la somma corrisponde alla somma generale, 355. Inoltre sappiamo che sono presenti 28 dati e la loro media è 12,68. Excel ci fornisce sempre queste informazioni, perciò talvolta quando andiamo di fretta possiamo evitare le formule e leggere i risultati direttamente qui nella barra di stato. Inoltre, cliccando il tasto destro sulla barra di stato, abbiamo la possibilità di inserire anche altre formule nella barra di stato. Inseriamo ad esempio il massimo. Come si può notare, il dato è stato inserito. Ora possiamo anche eliminarlo. Togliamo la spunta. Procediamo ora con un secondo esercizio sulla funzione media. Ci viene chiesto di analizzare i voti del primo quadrimestre dell'anno formativo 2018-2019 e di calcolare la media di fine quadrimestre di ogni studente
e anche la media di ogni verifica. In genere si procede in questo modo. Ci si posiziona in questa cella, si calcola la media, Excel individua automaticamente l'intervallo e si preme invio per poi trascinare verso destra. Si fa poi la stessa cosa in questa cella, si trascina verso il basso e poi si calcola la media finale. Siccome però la struttura è molto simile a quella dell'esercizio precedente, possiamo anche selezionare tutta l'area dei dati più gli intervalli in cui vogliamo calcolare le medie, cliccare sulla freccina qui da parte a somma automatica e calcolare immediatamente la media dei nostri dati. Ora non ci resta che formattare i dati presenti. Cominciamo a copiare il formato della cella in colonna L e lo copiamo in colonna M. Ora però vorremmo tutte le medie a 2 decimali e quindi utilizziamo questo pulsante, mentre in queste celle vogliamo diminuire il numero dei decimali e quindi clicchiamo più volte su questo pulsante fino ad avere 2 decimali. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Dobbiamo analizzare le vendite mensili relative al mese di febbraio 2018 di prodotti di cancelleria, rispondendo alle domande presenti qui a destra. Domanda numero 1. Inserire nelle celle evidenziate in rosa le formule per calcolare i totali settimanali. Selezioniamo la cella C10 e utilizziamo la funzione somma automatica. Ho eseguito questa operazione per mostrarvi che non sempre Excel seleziona l'intervallo giusto. Potremmo selezionare noi l'intervallo desiderato e poi premere il tasto invio, però per il momento annulliamo con il tasto ESC questo inserimento, poiché, come abbiamo visto alla fine dell'esercizio precedente, esiste un modo molto più veloce per calcolare queste somme. È sufficiente selezionare l'area dei dati più la zona dei totali e premere il pulsante somma automatica. Abbiamo immediatamente i risultati richiesti. Siccome Excel per impostazione predefinita utilizza i riferimenti relativi, cioè non è mai presente il dollaro nei riferimenti, possiamo copiare queste formule, CTRL-C, e incollarle nelle celle sottostanti, CTRL-V, CTRL-V e CTRL-V, poiché la struttura del foglio è sempre la stessa nelle varie settimane. Analizziamo infatti una qualsiasi formula, ad esempio questa. Viene effettuata la somma dalla cella D19 fino alla cella D25, che è esattamente quello che vogliamo. Domanda numero 2. Inserire nelle celle C36-G36 le formule per calcolare i totali mensili. Selezioniamo la cella C36. Per calcolare il totale mensile è sufficiente sommare i 4 totali settimanali. Clicchiamo dunque sul pulsante somma automatica. Excel capisce subito, siccome sono presenti dei parziali, che deve sommare appunto questi totali parziali e per farlo seleziona le 4 celle separando i loro riferimenti di cella mediante un punto e virgola. Confermiamo con invio. Io evito volutamente di trascinare questa formula a destra, poiché quando avrò calcolato tutte e 5 le formule, le trascinerò tutte in una volta, evitando di effettuare 5 trascinamenti. Calcoliamo ora la media giornaliera. Ci viene suggerito, nella domanda numero 3, di calcolare la media giornaliera ricordando che la media si calcola dividendo il totale delle vendite, cioè il contenuto di questa cella, per i giorni del mese, che in febbraio sono 28. Dobbiamo dunque inserire una formula e non la funzione media e dobbiamo fare uguale totale mensile fratto 28. Invio. Domanda numero 4. Inserire nelle celle C38-G38 le formule per calcolare la quantità massima giornaliera venduta. Utilizziamo dunque nella cella C38 la funzione max e selezioniamo, visto che Excel non è in grado di intuire l'intervallo corretto, gli intervalli corrispondenti ai giorni settimanali. Dopo aver selezionato il primo intervallo, premiamo il tasto CTRL e lo teniamo premuto e selezioniamo gli intervalli successivi. In questo modo abbiamo effettuato una selezione multipla. Infatti i vari intervalli sono separati da punti e virgola. Premiamo ora il tasto invio e confermiamo la formula appena immessa.
Domanda numero 5. Inserire nelle celle C39, G39 le formule per calcolare la quantità minima giornaliera venduta in caso di vendita. In questo caso dobbiamo utilizzare la funzione min e, siccome Excel non intuisce l'intervallo corretto, dobbiamo selezionare il primo intervallo, premere il tasto CTRL ed effettuare le selezioni successive. Una volta terminato, possiamo premere il tasto Invio. Infine, per rispondere alla domanda numero 6 ed inserire le formule per calcolare il numero totale dei giorni in cui la merce è stata venduta, dobbiamo contare i numeri presenti nelle celle bianche, poiché dove non è presente il numero, la merce non è stata venduta. Utilizziamo dunque la funzione contanumeri e selezioniamo nuovamente la zona bianca. La prima selezione va effettuata senza il tasto CTRL premuto e successivamente si preme CTRL e si effettuano le altre 3 selezioni. Invio. Ora che le 5 formule sono pronte, possiamo selezionarle e trascinarle verso destra. E l'esercizio è concluso. Abbiamo solo un piccolo problema sulla formattazione dei valori medi che risolviamo subito impostando 2 decimali. A titolo informativo vi dico che se io avessi impostato subito, quando ho calcolato il massimo, i riferimenti assoluti con il tasto F4, invio, avrei potuto trascinare la formula verso il basso, posizionarmi sulla formula sottostante e al posto di max scrivere min e fare invio, e sulla formula successiva correggere max con contanumeri. È sufficiente selezionare max dalla barra della formula e iniziare a scrivere contanumeri e selezionarlo con un doppio clic per poi fare invio. In questo modo avremmo potuto evitare le successive selezioni multiple e ottenere il risultato dalla funzione max già inserita. Per concludere, parliamo ora di formule 3D. Abbiamo una cartella di lavoro contenente 12 fogli di calcolo in cui sono inserite le spese mensili familiari di 20 persone, suddivise per categoria, più un foglio di riepilogo annuale. Quando vogliamo operare su un gruppo di fogli oppure utilizzare le formule 3D, è necessario che tutti i fogli abbiano la stessa struttura. Prima di introdurre le formule 3D, vediamo cosa significa operare su un gruppo di fogli e quali vantaggi offre. Per selezionare il gruppo di fogli, come abbiamo già detto in un tutorial precedente, bisogna cliccare sul primo foglio a sinistra, premere il tasto maiuscolo e cliccare sull'ultimo foglio a destra di quelli che si vogliono selezionare. Ora tutti i fogli sono selezionati. Immediatamente sulla barra del titolo appare tra parentesi quadre la parola gruppo. Ciò significa che ogni operazione che effettueremo, nel nostro caso nel mese di gennaio, verrà effettuata su tutti gli altri mesi. Formattiamo ad esempio il titolo, selezioniamo le celle da A1 fino a F1, uniamo e allineiamo al centro, centriamo il titolo verticalmente, aumentiamolo di dimensioni, mettiamolo in grassetto e impostiamo uno sfondo di colore verde. Visto che nelle categorie sono presenti dei commenti contenenti le sottocategorie, dopo vi dirò come si inseriscono all'interno delle celle, poiché non è possibile inserire dei commenti in un gruppo di fogli, ma è possibile farlo solamente in un foglio singolo. Calcoliamo ora i totali. Per farlo selezioniamo tutta la zona dei dati, più le celle dove devono essere inseriti i totali e clicchiamo sul pulsante di somma automatica. Immediatamente tutti i totali vengono calcolati. Selezionando gli altri fogli di lavoro ci accorgiamo che le modifiche effettuate hanno interessato tutti i fogli del gruppo. Dobbiamo ora deselezionare il gruppo. Per farlo ci sono due modi: o clicchiamo sul tasto destro su un qualsiasi foglio del gruppo e facciamo Separa fogli, oppure, se sono presenti altri fogli di lavoro nella cartella oltre a quelli del gruppo, è sufficiente cliccare su un foglio qualsiasi non appartenente al gruppo. In questo modo il gruppo è deselezionato. Per quanto riguarda i commenti presenti nelle celle, inserirli è facilissimo, basta cliccare col tasto destro su una qualsiasi cella e fare Inserisci commento, e all'interno del commento possiamo digitare qualsiasi cosa. Per confermare l'immissione non dobbiamo fare invio, perché invio ci manda a capo. Dobbiamo invece cliccare in qualsiasi altra cella.
Per modificare un commento già inserito, non dobbiamo fare altro che cliccare il tasto destro sulla cella e fare modifica commento. E dopo aver operato, non ci resta altro che cliccare su un'altra cella oppure sulla cella stessa. Infine, per eliminare il commento, clicchiamo il tasto destro sulla cella stessa e facciamo Elimina commento. Compiliamo ora il nostro foglio riepilogativo. Dobbiamo calcolare il totale annuale delle spese di Barbieri Greta per l'abitazione. Per farlo, se utilizzassimo una formula standard, dovremmo fare uguale, cliccare sul foglio gennaio e selezionare la cella B3, digitare più, cliccare sul foglio febbraio e selezionare di nuovo la cella B3, digitare di nuovo più, cliccare sul foglio marzo e selezionare di nuovo la cella B3 e così via, fino ad arrivare a dicembre e poi premere invio. Come si può notare, la formula richiede parecchio tempo per essere inserita e è anche poco leggibile, soprattutto quando i fogli non hanno nomi così semplici. Questa formula però ci insegna come Excel indica i riferimenti alle celle appartenenti agli altri fogli. La notazione è la seguente: nome del foglio, punto esclamativo, cella appartenente al foglio. Inoltre, se il nome del foglio fosse composto da più parole, sarebbe contenuto fra apici. Lo stesso risultato poteva anche essere ottenuto utilizzando la funzione somma automatica e procedendo in questo modo. Avremmo selezionato in gennaio la cella B3 e siccome il tasto CTRL non funziona quando vogliamo operare con formule su fogli multipli, dobbiamo digitare punto e virgola al termine del riferimento, cliccare su febbraio e di nuovo sulla cella B3, digitare di nuovo punto e virgola, su marzo e così via, ma non avremmo fatto sicuramente meno fatica e la formula sarebbe stata altrettanto illeggibile. Vediamo ora come una formula 3D ci permetta di risolvere il problema in maniera rapida ed efficiente. Non dobbiamo far altro che cliccare sul pulsante di somma automatica, cliccare sul mese di gennaio in cella B3, premere il tasto maiuscolo e mantenerlo premuto, cliccare sul mese di dicembre e premere invio. Automaticamente Excel somma le celle B3 dei fogli che vanno da gennaio fino a dicembre. Infatti il due punti presente fra gennaio e dicembre significa proprio somma le celle da a e ha lo stesso significato che assume nei riferimenti di cella. Ora possiamo trascinare la nostra formula a destra e verso il basso e l'esercizio è concluso. Come abbiamo già visto anche in precedenti esercizi, se prima di inserire la formula avessimo selezionato l'intera zona, dopo aver inserito la formula, premendo la combinazione di tasti CTRL invio, avremmo risolto l'esercizio in una sola mossa. Per ora è tutto. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro, e se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video impareremo a calcolare le percentuali in Excel e approfondiremo il discorso sui riferimenti, importantissimi quando vogliamo creare delle formule veloci ed efficienti. Vi aspetto! Ciao!